Ciao a tutti, oggi voglio far vedere queste due action cam economiche. Ormai sono stufo di provare action cam simili e una volta per tutte vi dico nel dettaglio come si potranno utilizzare queste action cam. Sinceramente ormai il mercato delle action cam economiche è ormai saturo. Praticamente sono sempre le stesse action cam, poi dopo il proprio brand ci mette sopra il suo nome, ma sinceramente i sensori, a mio parere, sono sempre quelli. Il menu all'interno è sempre lo stesso, le applicazioni sono sempre le solite economiche che si collegano via smartphone tramite wifi. Io sinceramente non saprei nemmeno se consigliare action cam simili, ma direi di andare con ordine perché almeno per quanto riguarda gli accessori vale la pena acquistarle. Si potrebbe acquistare queste action cam come seconde action cam e sfruttare i loro accessori, perché alla fine nel complesso con gli accessori tutto quanto direi che sono assolutamente degli ottimi prezzi. Confezioni simili perché all'interno troviamo i classici attacchi adesivi per il casco, c'è il telecomando su entrambi. Su Campark c'è un telecomando un po' diverso dal solito, finalmente qualcosa di diverso, perché il telecomando va a ricaricarsi direttamente con l'alimentatore, quindi all'attacco micro USB. I case sono entrambi impermeabili, mi sembra 40 metri su tutti e due, e sulla surfola troviamo il microfono micro USB. Non sapete quanto mi piace chiamare questa action cam surfola. Ehi surfola, vieni qua! Potrebbe essere un bel nome. Sulla Campark troviamo un microfono anteriore, basta premere il tasto qua sopra M, tenerlo premuto e si vedrà in tempo reale quello che sta riprendendo. Noi adesso clicchiamo su Rec e più o meno la visione è abbastanza fluida, direi più o meno in stile GoPro Hero 9. Sapete che ormai tutti si sono lamentati di questo display della Hero 9, almeno con la Hero 10 è stato migliorato e hanno aggiunto questi fatidici 30 fps. E a differenza della surfola che pesa 68 grammi, qui 129 grammi di peso, ovviamente colpa anche del display anteriore che rende il tutto più pesante. Riteniamo premuto tasto M e ritorniamo sulla schermata principale, sullo schermo principale. Entrambi dotati di batterie da 1350 mAh e schermo posteriore sempre da 2 pollici. Schermo stranamente touch, acquisisce molto bene il tatto, non mi sono mai lamentato, solitamente sulle economiche E poi sotto c'è l'attacco a vite, comodissimo, che può sempre risultare utile. Poi micro USB di ricarica su entrambi, Type-C nemmeno l'ombra, e l'unica differenza è che sulla Campark c'è lo sportellino in stile GoPro, dove al suo interno contiene l'uscita mini HDMI e micro USB, e la micro SD va inserita qui nel vano batteria, qui a fianco. Invece sulla surfola, un po' come tutte le super action cam economiche, la micro SD va qui. Micro SD che conviene acquistare una 64 GB classica SanDisk, vi lascio il link semmai in descrizione su quella che ho utilizzato io nei miei test. Tenendola in mano si sente assolutamente la differenza di solidità, a parte il peso come vi dicevo. Sulla Campark è tutto molto più solido, secondo me molto più resistente, e ha delle plastiche molto migliori. Invece sulla surfola molto economiche, sentite le plastiche come scricchiolano, però è leggero. E dimenticavo, qui troviamo la certificazione IPX7, quindi resistente agli schizzi. Mi raccomando, non immergetela se non utilizzate il case ermetico. I sensori entrambi sono da 20 megapixel, però qui registriamo sulla Campark a 4K 30 fps, qui surfola 4K 60 fps. Che esagerazione, direi 60 fps assolutamente inutile, già registrare in 4K con queste action cam così. I produttori assicurano 170 gradi di angolo di ripresa, ovviamente senza stabilizzazione, angolo di ripresa assolutamente ottimo, però se andate a disabilitare almeno quel minimo di stabilizzazione che hanno al suo interno, la qualità perde assolutamente tanto. Poi se andate a attivare la stabilizzazione non si può ridurre l'effetto fisheye, quindi la distorsione lente, dovete scegliere uno dei due. Ormai i software all'interno, guardate anche solamente, vi faccio vedere il menu così,
sono praticamente identici e sarà 5 anni più o meno che i menu sono sempre gli stessi, non cambia assolutamente nulla e come vi dicevo secondo me anche i sensori non cambiano. Scorrere tra i menu, come vi dicevo, è abbastanza semplice il menu in sé e il touch è ottimo, ma c'è un'opzione aggiuntiva sulla surfola, c'è proprio l'opzione per abilitare il microfono esterno. Con questo microfono migliora un pochino la qualità audio, niente di eccezionale perché è sempre un microfono sicuramente da 5-6 euro che si può trovare online. Guardate che razza di mollettone che abbiamo qui, enorme. E potrebbe essere un'ottima idea utilizzarlo per varie registrazioni tipo motovlog e quant'altro. Sto registrando con il microfono esterno che lo tengo a questa distanza, più o meno così. Microfono esterno attivo e adesso proviamo senza microfono esterno. Quanto sto registrando? Non vedo. 4K 30 fps e questo è l'audio senza microfono con stabilizzazione attiva. Vedo che sto tremando parecchio, vediamo. Sì, dai, più o meno riesce a stabilizzare. Dai, surfola! Infine su entrambi troviamo il modulo Wi-Fi integrato. Surfola si deve scaricare l'applicazione eSmart DV, invece su Campark XDV Pro. eSmart solitamente l'ho sempre visto su tutte le action cam e molto probabilmente funziona anche sulla Campark. Solito software per controllare le varie impostazioni, vedere in diretta streaming quello che stiamo riprendendo e scaricare i contenuti direttamente sullo smartphone. Nulla di eclatante, in wifi le usate veramente poco, sinceramente preferisco scaricare i contenuti direttamente dalla memory sul computer, però l'applicazione wifi può essere sempre utile. Insomma, diciamo che non ci sono applicazioni in stile GoPro oppure Insta360, assolutamente nulla che vedere. Allora, come vanno? Direi che entrambi assolutamente non mi hanno dato grosse soddisfazioni. Forse sì, la Campark, che costa anche un pelino di più, ha quella marcia in più che la rende più utilizzabile, però non ha quel salto di qualità nettamente superiore rispetto all'altra. Non si possono regolare gli ISO su entrambi le telecamere, molto probabilmente su Campark hanno bloccato gli ISO sugli 800 circa, perché quando si va a registrare negli ambienti bui la ripresa è sempre molto scura. Secondo me è un'ottima soluzione, visto che questi sensori in condizioni di scarsa luminosità, come sapete anche voi, quasi tutte le action cam non hanno una buona resa video, a parte l'action cam con sensore da 1 pollice che qui proprio non fa caso nostro, e invece Surfola registra tranquillamente anche a notte fonda con ISO altissimi, sicuramente tutte nelle varie impostazioni automatiche, e vedrete una ripresa sgranata in una maniera assurda. Su Campark ho utilizzato il 4K 30 fps oppure 2K 60 fps e più o meno la qualità è la medesima. Secondo me il 4K è interpolato e l'unica cosa che con il 2K si ha quei 60 fps se si vuole avere qualche ripresa un pochino rallentata. L'ho potuta provare anche sui kart, l'ho utilizzata proprio come seconda camera dietro nel casco per le riprese posteriori e mi ha, diciamo, soddisfatto come ripresa secondaria. Direi che si può utilizzare tranquillamente. Forse ci sono colori un pochino spenti come anche la luminosità, ma si può intervenire tranquillamente via software quando si scaricheranno i contenuti sul computer. Come vi ho accennato all'inizio, Surfola arriva 4K 60 fps, ma sinceramente vi consiglio di fermarvi a 30 fps perché la qualità peggiora leggermente all'aumentare degli fps. Qui sembra sempre di avere una nitidezza sparata a 1000, una nitidezza assurda, però questa qualità non è così esagerata, e un angolo di registrazione un pochino più elevato, ma questo va a discapito della stabilizzazione. Diciamo che su entrambi non andrei oltre al 2K, al 4K forse è già troppo. Comunque anche voi vi sarete fatti un'idea guardando questi video esempio e video confronti. Sulla Campark buona stabilizzazione a livelli, diciamo, della GoPro Hero 4. Secondo me Hero 5 la stabilizzazione era un pochino migliore e filmati godibili anche in riprese action. Surfola invece nelle riprese action, insomma, le riprese sono un po' ballerine anche con la stabilizzazione attiva. Microfoni invece darei un bel 5 a Campark, qualità nel complesso molto scarsa,
Ho provato anche a collegarci il microfono direttamente micro USB, ma non viene rilevato. Dicono che supporta microfoni esterni, ma io non ci sono riuscito. E altra nota negativa: se si supereranno i 100 decibel di registrazione, faccio un esempio, infatti se guardate la ripresa che ho fatto vicino a delle moto del campionato italiano velocità, l'audio viene completamente soppresso, quindi audio rimosso sulla Cam Park quando supera tot decibel. Invece sulla Surfola nessun problema. Quindi su Cam Park, se volete registrare per esempio un concerto, sicuramente non registrerete l'audio. Surfola invece non è di qualità eccelsa, però voto 7 perché supporta il microfono esterno. Durata della batteria siamo alla pari, 1 ora e 15 circa con registrazione in 2K, invece in registrazioni 4K più o meno si riesce a superare al pelo l'ora di registrazione. Diciamo che un'ora registra senza avere problemi. Non ho nemmeno notato problemi di surriscaldamento, quindi registra di continuo fino all'esaurimento della batteria, oppure se attaccato alla corrente fino all'esaurimento della memory card. Penso di essermi dilungato anche troppo. In questi anni non ci sono stati assolutamente miglioramenti tra queste action cam di fascia bassa, e per lo più quando li vado a provare mi domando: servono veramente delle action cam così economiche di questo tipo? Non so, non saprei nemmeno a quali utenti andare a consigliare queste action cam. Nemmeno l'utente meno esigente secondo me si troverebbe bene con registrazioni del genere. Surfola registra riprese in stile SGI 4000, non so se vi ricordate le prime action cam. Io avevo acquistato la prima action cam secondo me nel 2014, non c'era nemmeno un minimo di stabilizzazione, ma anche qui cavoli, siamo proprio a bassissimi livelli. Ed invece almeno la Cam Park è qualcosa di più godibile, si riesce a realizzare qualche contenuto, ma non supporta il microfono esterno. Tipo se volete usarla collegata al casco e parlare, non c'è modo di utilizzarla in questa maniera qua. Ha uno schermo anteriore, sì, può essere utile quando si effettuano varie riprese, oppure quando si effettuano fotografie entrambi a 20 megapixel, un po' come le registrazioni video. Se c'è una buona luminosità si riescono a effettuare buone fotografie, ma arrivando al prezzo, Surfola si può acquistare a circa 60 euro come prezzo ufficiale, invece questa Cam Park a 94 euro circa. Cam Park si può acquistare solamente sul loro sito, sul loro store ufficiale. Cam Park è proprio scomparsa da Amazon, forse è stata bannata con le vecchie questioni di OK, eccetera eccetera. Quindi se dovete acquistarla, spedizione gratuita, la potete prendere direttamente dallo store ufficiale. Arriva in 4-5 giorni lavorativi. Allora direi che se volete iniziare con le prime registrazioni vi consiglio assolutamente la Cam Park, almeno le registrazioni video sono godibili, e invece la Surfola non so, non saprei sinceramente a chi consigliarla. Oppure potrei darvi assolutamente un consiglio: se volete iniziare acquistate una GoPro di seconda mano o un action cam comunque di qualche anno fa di marca. Anche l'Osmo Action è sicuramente un buon prodotto. La GoPro Hero 8 di seconda mano secondo me sotto i 200 euro si trova, oppure potete puntare direttamente a una GoPro Hero 6. Secondo me una Hero 6 sui 100 euro si può acquistare tranquillamente, e vedrete che avrete molte più soddisfazioni. Però vi ricordo che le action cam in condizioni di scarsa luminosità non si comportano proprio così bene. Insomma dai, avete capito anche voi che queste action cam economiche non riesco più a digerirle. Pensate che avevo provato nel buon lontano 2018, forse fine 2017, l'action cam di iTechnology 4K Lite, mi sembra ci sia anche 4K Lite, e quella lì sì che era una vera action cam economica ed era un vero best buy. Registrava solamente in Full HD, però aveva una stabilizzazione ottima e secondo me riesce a battere queste action cam. Ormai è diventata introvabile, io purtroppo l'avevo venduta, avevo la 4K Plus ma ho venduto anche quella, e ormai secondo me di action cam economiche non esistono più. Consiglio nuovamente di acquistare un action cam di seconda mano, perché non saprei sinceramente dove andare a utilizzare in primis questa Surfola. Invece questa Cam Park come seconda ripresa, come ho utilizzato io nel casco posteriore, oppure sul kart, quelli kart un po' più seri dove si mette la telecamera sul radiatore
e l'altra telecamera sul casco. Come ripresa secondaria può essere sicuramente ottima, come ripresa di backup. Invece Surfola, ciao Surfola. Penso di avervi detto tutto, mi raccomando, qua sotto in descrizione se avete domande, quant'altro, fatemele qua sotto nei commenti. Un salutone e alla prossima su YouWin Blog, dialetto ferrarese. Oh Surfola, dai mo, vi mo chi ve?